Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo di Guido Monaldi, Vincenzo Bellini, capitolo 13. Londra lo accolse come si accolgono i geni fortunati. Le più belle dame dell'aristocrazia gli aprirono i loro salotti, reputandosi orgogliose dell'ospite. La regina d'Inghilterra offrì a Bellini un prezioso anello. Lady Dudley Stuart gli fece presente d'un pugnale tempestato di gemme preziose. A corte, ove fu invitato, il maestro conobbe le più nobili signore del Regno Unito. Corteggiò le più graziose, fu corteggiato da tutte. Molti aneddoti galanti segnano la vita del catanese a Londra. Molte dicerie, molti cuori feriti, perfino delle vere e proprie amanti. Ma non c'è traccia di ciò nella corrispondenza con Florimo e non vogliamo dar credito alle leggende. Londra teatrale era poi una magnificenza. Dal Covent Garden al Drury Lane al King's Theatre. Le scene si inorgoglivano coi nomi delle più rinomate celebrità canore di quel tempo, dalla Malibran alle Due Grisi, dalla Pasta alla Sontag, dalla Blush a Donzelli. Londra è un paradiso di nebbia, scrive Bellini a Florimo. È una città magnifica, è la prima del mondo e tale magnificenza si scorge nel fabbricato, nell'immensità di bellissime carrozze equipaggiate col lusso, dentro le case e nelle conversazioni, che ogni sera ve ne sono 2, 3, 4, e tutte da divertire il più malinconico essere della terra. Se non fosse così lontana dall'Italia, ci tornerei spesso, poiché anche gli abitanti sono gentiluomini, e poi le donne possiedono un bello ideale che incanta. In una parola, si passa una vita beata. Le rappresentazioni belliniane s'erano già iniziate a Londra e il giorno dopo del suo arrivo il maestro si recò al Drury Lane per vedervi la Malibran che cantava nella sonnambula. Ecco come egli descrisse l'incontro al Florimo. La dimane del mio arrivo in questo gran paese dal cielo grigio, che fu detto con molto spirito dal cielo di piombo, lessi negli affissi teatrali che qui si portano passeggiando per le strade, annunciata la sonnambula, tradotta in inglese, protagonista Maria Malibran. Più per sentire ed ammirare la diva, che di sé tanto occupa il mondo musicale e che io non conosceva che di reputazione, non mancai di recarmi in teatro, essendovi invitato anche da una delle più altolocate dame della prima aristocrazia inglese, la duchessa d'Hamilton, che in parentesi canta divinamente perché è stata allieva del nostro Crescentini. Mi mancano le parole, caro Florimo, per dirti come venne straziata, dilaniata e scorticata la mia povera musica da questi inglesi, tanto più che era cantata nella lingua detta dei pappagalli e di cui tuttavia non conosco una sillaba. Solo quando cantava la Malibran io riconoscevo la sonnambula, ma nell'allegro dell'ultima scena e propriamente alle parole ama, abbraccia, ella mise tanta enfasi ed espresse con tale verità quella frase che mi sorprese dapprima e poi mi fece provar tale e tanto diletto che senza pensare che mi trovavo in un teatro inglese e dimenticando le convenzioni sociali ed il riguardo che pur dovevo alla dama, alla cui destra sedevo nella sua loggia al secondo ordine, e messa da banda la modestia fu il primo a gridare a squarciagola «Viva, viva, brava, brava!» ed a battere le mani a più non posso. Questo mio trasporto tutto meridionale, anzi vulcanico, nuovo affatto, in questo paese freddo, calcolatore e compassato, sorprese e provocò la curiosità
dei biondi figli d'Albione, che l'un l'altro si domandavano chi poteva essere l'audace che tanto si permetteva. Ma dopo qualche minuto, venuti in cognizione, non saprei dirti come, che io ero l'autore della sonnambula, mi fecero tanta festa che per discrezione debbo tacerlo anche a te. Non contenti di applaudirmi freneticamente, e quante volte non lo ricordo neanche, ed io a ringraziarli dalla loggia ove mi trovava, mi vollero a tutti i costi sul palcoscenico, ove fui quasi trascinato da una folla di nobili giovani, che si dicevano entusiasti della mia musica e che io non avevo l'onore di conoscere. Fra questi eravi il figlio della prelodata duchessa d'Hamilton, il marchese Douglas, giovinetto che tiene nell'anima tutta la poesia della Scozia e nel cuore tutto il fuoco dei napolitani. Prima a venirmi incontro fu la Malibran, la quale, gettatemi le braccia al collo, mi disse nel più esaltato trasporto di gioia, con quelle mie 4 note: «Ah, m'abbraccia!» Né aggiunse altro. La mia commozione fu al sommo, credeva essere in paradiso. Non potei proferir parola e rimasi stordito. Non ne ricordo più nulla. Gli strepitosi e ripetuti applausi di un pubblico inglese che quando si scalda diviene furente. Ci chiamavano sul palcoscenico, ci presentammo tenendoci per mano l'un l'altro. Immagina tu il resto. Quello che posso dirti è che non so se nella mia vita potrò avere un'emozione maggiore. Da questo momento io sono divenuto intimo della Malibran. Ella mi esternò tutta l'ammirazione che aveva per la mia musica ed io quella che avevo per il suo immenso talento, e le ho promesso di scriverle un'opera sopra un soggetto di suo genio. È un pensiero che già mi elettrizza, mio caro Florimo. Addio. Il Florimo, ricevuta questa lettera, la commentò così: «Oh infelice, ecco venuto il giorno che il tuo cuore sarà mortalmente ferito». Maria Malibran, figlia del tenore spagnolo Manuel Garcia, aveva in quel tempo 25 anni. Aveva esordito a 15 nel Barbiere di Siviglia a Londra. A 16 era stata una desdemona eccezionale, cantando a Nuova York a fianco di suo padre Otello. A 17 in America aveva sposato il 45enne Malibran. Ma non trovando felicità nella vita coniugale, s'era imbarcata, sola, a Nuova York per ritornare a Parigi. Si era fatta applaudire nella Semiramide, nell'Otello e nella Sonnambula. Nel 1829, invitata al castello di Chimay, la Malibran vi incontrò il violinista belga Charles de Briot, del quale era già segretamente innamorata, e gli confidò sinceramente il suo amore. Violinista e cantante divennero amanti inseparabili. Bella, di una bellezza originale, la Malibran era il sospiro di 100 innamorati. Principi, duchi e pari le inviavano i loro omaggi e sospiravano nel baciarle la mano. Poeti scrivevano liriche per lei, musicisti si ispiravano a lei. De Musset e Lamartine l'ammiravano e l'adoravano. Arturo Pugin disse che la Malibran incarnò in sé il genio del canto drammatico e la tratteggiò, donna eccezionale, nata per incantare gli spiriti e i cuori, una donna dall'anima ardente e fiera che la natura sembrava dovesse colmare di doni e dotarla eccezionalmente, per farne una creatura senza pari e senza rivali. Bella, spirituale, senza cattiveria, ma non senza malizia. Gaia come un raggio di sole primaverile, con momenti improvvisi di malinconia, il cuore pieno di calore e sacrificio, temeraria più che coraggiosa. Ella dipingeva e disegnava con fine gusto,
Parlava correttamente il francese, lo spagnolo, l'italiano, l'inglese e il tedesco. Era d'una estrema sveltezza nell'eseguire piccoli lavori femminili. Tutto ciò non le impediva di fare sfoggio della sua rara abilità negli esercizi ginnastici, nell'equitazione particolarmente di mostrarsi amazzone, infaticabile e capricciosa. Una folla di adoratori l'aspettava sempre all'entrata e all'uscita del teatro, per mormorarle un brava, per lanciarle un sorriso e un sospiro. Una sera al King's Theatre la Malibran era in scena con Donzelli, allorché un immenso bouquet venne a cadere ai loro piedi. Maria lo raccoglie e dai fiori sfugge una carta che ricade a terra. Donzelli s'abbassa, raccoglie la carta e s'affretta a consegnarla alla compagna, fra le grida di tutti gli spettatori che, a gran voce, ne chiedono la lettura. Ad un cenno della Malibran, che ha visto e capito immediatamente di che si tratta, Donzelli s'avvicina fino alla buca del suggeritore e legge ad alta voce: Banca d'Inghilterra, buono per 1.000 lire sterline, pagabili a vista al portatore. Quindi, fra lo stupore e le risatine del pubblico, Donzelli, al quale la Malibran ha sussurrato qualche cosa all'orecchio, fa cenno di voler parlare e, ristabilitosi il silenzio, aggiunge queste parole: Signore e signori, ci dispiace di non poter fare la lettura del biglietto accompagnatorio, poiché questo è giunto a noi per isbaglio, essendo indirizzato ai poveri della capitale. Un vero scoppio di applausi suggellò le ultime parole del tenore. A quei tempi forse non la conosceva nessuno intimamente. Era una specie di diavoletto impertinente, capace di far danzare 1.000 innamorati a sorrisi e a smorfiette, ma incapace di tradire il violinista belga liberamente sceltosi per amante. Vincenzo Bellini ci si bruciò. Il suo temperamento meridionale, anzi vulcanico, fece vedere anche a lui ciò che tutti credevano di scorgere nella Malibran e che non c'era. Egli la desiderò invano ardentemente, perché forse l'amava con sincerità. Bisogna aggiungere forse, non potendoci pronunciare sul periodo che sarebbe durato l'amore sincero di Bellini, se la Malibran gli avesse corrisposto. A 32 anni, come a 18, egli era sempre il solito amatore, bruciante per l'oggetto del suo amore fino all'estinzione di tutto. Il pensiero della donna amata lo faceva sussultare. Non pensava alla musica che per immaginare alcunché degno di lei. Né si curava di sorvegliare i suoi atti né le sue parole. Era così preso da Maria da dimenticare che c'era un amante riamato, il quale cominciava a soffrire le spine della gelosia. In una sua lettera al Florimo egli scrive: «Come fare per non innamorarsi di questa Malibran demonietta? Dimmelo tu, mio caro Florimetto, tu che sai come io sono debole con le donne, specialmente quando esse sono belle. E questa qui è più graziosa di tutte le altre e canta divinamente. E possiede tali bei sentimenti che al solo vederla o sentirla nemmeno l'uomo più duro di questa terra potrebbe rimanere di ghiaccio dinanzi a tanto miracolo. La pasta, che io vedo ogni giorno e mi tiene spesso compagnia, si è accorta che già io ho perduto il lume degli occhi miei per questa curiosa spagnola e non fa altro che dirmi: Bellini, voi non lascerete Londra senza aver fatto un duello col signor di Beriot. Ma io la rassereno, col dirle che si inganna quando dice che io sono cotto della Malibran e che non sono affatto innamorato. Ma la Giuditta, che è una donna, e tu sai che le donne vedono lontano, mi replica:
Il vostro amore si legge negli occhi. Consigli di amici ed episodi riferitigli non giunsero a rimuovere Bellini dal proposito di voler fare della Malibran la sua amante per tutta la vita. Alla Blush, che gli parlava da vero amico, rispondeva: «Scommetterei la vita, e con la vita sono pronto anche a scommettere qualunque somma. Io ti dico che Marietta non ama affatto quell'uomo insipido. Marietta è troppo intelligente, è troppo viva e perciò non può contentarsi della compagnia di quel macabro essere. Quando vedo la Malibran e Beriot, mi pare di vedere in compagnia la vita e la morte». E quando la Malibran dimostrava di non far caso alle premure dell'innamorato maestro, tanto questi raddoppiava le premure. C'era da temere uno scandalo da un momento all'altro. Bellini era divenuto insistente. Seguiva la cantante dappertutto, a teatro, nelle riunioni, nei luoghi pubblici. È possibile che Maria abbia sentito riscaldarsi il cuore dalla fiamma viva che minacciava di consumare tutto il suo grande ammiratore? Tutti i biografi si fanno questa domanda. Pochi rispondono in maniera recisa. Ma perché rispondere? Se la risposta è rimasta chiusa nel cuore della donna e nulla è pervenuto a noi che ci permetta di leggere fra le righe di quel cuore?